E ciao a tutti ragazzi, ed anche oggi sono qua super contento ed orgoglioso di potervi presentare la mappa Italia, la parte Emilia Extension, ed oggi un nuovo posto, una nuova zona, praticamente la cantina, il frantoio, perché sì, Edo ha fatto un piccolo grande miracolo, ha introdotto tutto un vigneto qua intorno che poi andremo a vedere nuovamente, anche se l'avete visto, spero e mi auguro, all'inizio del video, con le riprese aeree e tutte le riprese necessarie per rendere sempre giustizia e merito a questo capolavoro. Quindi oggi parleremo appunto di vigneti, di cantina, di cose molto particolari, di linee di produzione dedicate, eccetera. Due domande che voglio subito sfatare, quindi dar due risposte. Data di uscita al momento non si sa, verrà rilasciata e sia la mappa ovviamente, ma anche la data di uscita un po' prima, insomma sarete avvisati. E seconda cosa, perché tanto vi interessa se sarà per console e tanti, nonostante tutte le info, ancora non hanno capito, purtroppo no, e i discorsi sono lunghi da fare riguardo al motivo, ma c'è un post di Edo che spiega tutto. Io oggi sono qua per parlarvi della mappa, delle peculiarità, le avrete sicuramente vista nel dettaglio nella loro ultima live che hanno fatto sul canale SMI. Saluto quindi e ringrazio ovviamente Edo, Sbaffo e tutti i membri del team SMI perché hanno fatto un'opera qua speciale dal punto di vista ovviamente della modellazione, che Edo è arrivato in tutti i particolari, in tutti i dettagli come già sapevate, ma capite. In più poi ci saranno vari script che capirete, quindi tutta una collaborazione. Per fortuna che pre-registro e la prima volta diciamo entro, do un'occhiata alla mappa e mi preparo le screen e dopo vado in giro, registro e parlo, perché se la prima volta ci sono rimasto di stucco, la seconda pure, e ho detto è difficile stupire due volte, questa terza sinceramente, come dire, mi sono dovuto un po' riprendere, perché vedere queste zone, qui vigneti, Edo in pratica si è avvicinato ancora di più alle mie zone, diciamo, ecco, non sono proprio identiche, però comunque vedere i vigneti, ma non sono identiche perché le mie zone non sono fatte così, non perché la mappa sia non corretta, capiamoci, ovviamente vivo in mezzo alle montagne, ma questo è un altro discorso. Comunque vedere i vigneti con quelle stradine, su quelle pendenze, e sia in questa zona qua, del tutto nuova, del tutto particolare, ma anche tutti i vigneti che circondano la Masseria Italia, anche solo per questa cosa qua merita un super applauso nuovamente, perché ogni volta che c'è un aggiornamento non è un capanno nuovo e due stradine, stravolge la mappa e la stravolge in maniera veramente positiva e veramente come si fa a non giocare su una mappa del genere, ma soprattutto a godere della vista, di quello che si vede, dell'ambiente stesso, perché veramente la mappa secondo me è la cosa più importante del gioco, sempre che sia questa o un'altra, perché poi è, come dire, la vostra zona dove lavorate, dove vivete, dove vi divertite, ovviamente sempre tutto a livello simulativo, però è una cosa ancora più importante secondo me che i mezzi. Infatti, come al solito, ognuno cerca sempre prima la mappa rispetto ai mezzi che deve utilizzare, ma questo lo sappiamo. Parliamo delle novità, che sono tante. Vi devo parlare del discorso vigneti, uva e soprattutto vino, perché qua sì, non si produrrà succo d'uva, ma bensì proprio vino bianco e anche vino rosso, quindi più che altro vorranno introdurre l'uva bianca, e ci sarà un discorso linee di produzioni uva molto molto interessante, perché dovrete comprare o comunque costruire tramite linee di produzione delle botti. Queste botti ovviamente per essere costruite necessitano del legno e appunto potreste comprarle, oppure sarete anche in grado magari di produrle previo portare la legna al punto dedicato che costruirà queste botti. Serviranno anche delle componenti metalliche, qualcosa di materiali metallici per finire appunto di tenere assieme queste botti,
e questi Edom ha detto che saranno ovviamente acquistabili. Comunque ovvio che se la linea di produzione c'è, in qualche maniera sarà cura loro di creare tutti i prodotti affinché possiate appunto creare tutto ciò. Vi anticipo che sarà tolto il cotone, anche per mia, come dire, contentezza e gioia, perché non ha senso avere una cultura che diciamo non esiste in una determinata zona, quindi ben venga che sia tolto a favore appunto di script magari appunto per l'uva bianca oltre che quella rossa. Quindi l'input e gli output della parte vigneto, appunto botti vuote più uva, avrete in output, quindi in uscita, il vino, ma anche uno scarto, chicchi pressati, in pratica quello che rimane appunto da tutto il processo di lavorazione, che questi chicchi pressati sono appunto banalmente materiale organico che fungerà da concime. Concime che andrà utilizzato dove? Vabbè, nei campi ovviamente, nei filari, e dopo vi devo spiegare un'altra cosa ovviamente delle vigne, ma anche al BGA, al biogas che abbiamo visto nello scorso video, che c'è una speciale macchina che mescola sia il liquame che una parte un po' più solida di materiali organici eccetera. Tutto questo cerchio si chiude e portando appunto i chicchi di scarto dalla lavorazione dell'uva possono essere appunto portati anche al biogas, quindi capite che da una singola cosa ne nascono diverse e tutte queste ramificazioni, come dire, migliorano veramente tanto il gameplay. Quello che vi devo dire appunto sempre di questa zona prima di passare alla Masseria Italia, e comunque poi vi parlo in generale comunque di tutto ciò che si vede, si vedrà e che vi ho fatto vedere, è una cantina appunto che mi hanno detto che è pensata come una farm, quindi abbiamo visto che c'è là un silos, l'ho fatto vedere all'inizio, e c'è anche un posto dove dormire, quindi è, come dire, come le masserie sono delle farm, anche questa è pensata appunto come una farm stessa. Sul discorso vigneti vi devo anche parlare, mentre arriviamo alla Masseria Italia vi rifaccio vedere un po' la cantina e poi ovviamente i vigneti al suo esterno, insomma nei dintorni, e mentre appunto torniamo a fare una visita guidata delle cose già note ma che sono sempre eccezionali da rivedere e da rinfrescarvi la memoria, vi parlo appunto anche delle altre novità che vi dicevo poc'anzi del discorso vigneti, quelli presenti che vedete, che avete visto nella zona diciamo prima della cantina, frantoio, perché c'è anche un discorso olive assieme a tutto questo, però penso senza offesa che la maggior parte di voi forse sia più interessata ai vigneti, però ricordatevi che c'entrano anche le olive, verrà prodotto l'olio di oliva dai vari semi e tutto quanto, però oggi appunto cantina, vigneto, ci concentriamo magari quel 90% di più su di loro. Discorso vigneti che è molto importante, quelli inseriti qua che vedete li troverete già così, non l'ho messi io, ovviamente non ho preparato nulla, tutto quello che vedete è tutto quello che troverete e sono scriptati. Questo è molto importante perché hanno aumentato il realismo delle lavorazioni dell'uva, quindi più che dell'uva in sé, ma proprio del vigneto, della vigna. Sono scriptati nel senso che tra i vari filari si possono fare delle semine, quindi la semina intrafilare. Poi verrà appunto sfruttata come, cioè quello che crescerà sarà praticamente utilizzato per il sovescio e appunto ci saranno degli attrezzi specifici che saranno ovviamente creati dal team SMI, dei rulli in pratica che comunque avete anche già visto, che vi permetteranno appunto di entrare filare per filare e fare praticamente la parte di sovescio. Quindi questa cosa qua vi ho già detto quindi che i vigneti sono scriptati, ci sarà il discorso uva bianca e uva rossa, questa possibilità di semina all'interno di essi, e quindi già capite che queste due cose elevano veramente tanto, come dire, la qualità stessa della mappa, perché già sono belli da vedere, se poi hanno anche questo valore aggiunto
a livello di lavorazione per andare incontro e migliorare, diciamo, un po' la realtà, perché diciamocelo, i vigneti inseriti di default, sì, la novità è bellissima e sono felicissimo, però li hanno un po' forse troppo semplificati, nonostante ci siano diverse operazioni da fare, quindi questa cosa è molto molto interessante, molto molto importante. Poi, per chi si dovesse chiedere, ah ma io vorrei mettere un vigneto vicino alla masseria azzurra perché inizio da lì, si può, ovviamente potete mettere tutti i vigneti che volete di default, ma quelli resteranno di default, quindi se uno mette un vigneto oltre a questi non ha la possibilità, diciamo, ecco, di far la semina intrafilare. Comunque ne avete veramente, ne avete di zone con vigneto veramente tante, sono zone che non dovete ovviamente acquistare tutte assieme, ci sono dei lotti, quindi qua intorno alla Masseria Italia ce ne sono veramente tanti, avete l'imbarazzo della scelta, quindi sono anche in zone veramente, adesso io ve le mostro a piedi perché andare con un mezzo sì potevo, però siamo più in pace, più tranquilli secondo me vedendo di persona, anche correndo, facciamo un po' di ginnastica mattutina, ma a parte gli scherzi sono veramente imposti tattici, imposti bellissimi, ci sono degli scorci, c'erano già questi scorci, però adesso col vigneto secondo me ha assunto tutto un altro sapore ancora questa mappa, quindi ripeto, come ho detto all'inizio, per fortuna che registro in un secondo momento perché il primo giorno che l'ho guardata, ci ho fatto un giro, penso che non so se sarei stato in grado di esprimermi al meglio, l'ho detto anche a Edo, che veramente anche questa volta, più delle altre volte, ci sono veramente, come dire, rimasto secco, capitemi. Le ultime cose da dire, cari miei ragazzi, è ricordarvi ovviamente il Discord di Edo, che è praticamente appunto un nuovo Discord che servirà per gli aggiornamenti in questo momento, ma quando uscirà la mappa anche per riportare eventuali problemi, qualche bug che ovviamente in un progetto così ci possono sempre essere, ci mancherebbe, anche se in realtà anche la prima versione che è uscita non aveva nulla di particolare, di bug strani eccetera, ha sempre funzionato alla perfezione, quindi non c'è nessun problema. E l'ultima parte vorrei parlarvi velocissimamente, vi lascio una clip, in realtà un'immagine appunto sul discorso produzioni, e in realtà sono numeri, sono tabelline, si parla di linee di produzione, non sono definitive, soprattutto i numeri non sono definitivi, sono pensati appunto per stare dietro al gioco, alle volte magari sembrano non proprio reali i numeri, ma capite che per una questione di, ad esempio, non farvi spawnare 20.000 botti, ovvio che ogni botte deve avere una quantità magari di 5.000 litri che è irrealistica, però capite che poi diventa non gestibile, quindi bisogna anche fare un compromesso e cercare un quantitativo che vi permetta di maneggiare e gestire un discreto numero di botti, ma nemmeno un'infinità, perché poi ricordiamoci con gli ultimi aggiornamenti ci sono stati anche delle limitazioni per i pallet eccetera, e quindi si andrebbe ad appesantire il tutto, quindi capite queste cose e assumetele così, mettetele via così e basta. Comunque ripeto, sono numeri in via di sviluppo, ma quelli dai non vi devono, come dire, dar pensieri, voi pensate solo alla mappa, pensate dove partirete, cosa farete, vi aspetta veramente tanto tanto da fare. Detto questo, come al solito vi saluto, vi ringrazio, ovviamente ringrazio Edo per darmi sempre la fiducia e essere il suo ambasciatore personale. Spero anche questa volta di aver raccontato tutto alla perfezione, filo per segno. Detto questo, appunto, non mi resta altro che dirvi che i bravi, ci vediamo nei prossimi video e ovviamente un saluto a tutti. Ciao a tutti ragazzi!